si fosse perso qualche episodio, mi trovo in Scozia, a Glasgow. In questa puntata potrete vedere dei musei incredibili, degli scheletri enormi e conoscerete un altro Black Friday. E anche oggi, attrezzati di tutto punto, si parte per andare a esplorare questa nuova città. Oggi mi trovo a Glasgow e partiremo dal parco che ho qua davanti, a dove ho dormito stasera, e poi andrò verso l'Art Museum. Qui fa molto caldo, è la stagione perfetta per andare in moto. Condizioni ideali per andare in moto. Questa statua che domina il parco è stata fatta da Henry Poole per commemorare Lord Roberts, diventato famoso con le guerre coloniali in India. Questa statua è però un duplicato di una statua a Calcutta scolpita da un altro artista, Henry Bates. Sto passeggiando per andare a vedere l'Art Gallery, l'Eurythean Art Gallery, e come vedete è tutto ghiacciato. Fresca ma una gran giornata. La prima cosa che sono andato a vedere è la Mackintosh House, questa casa museo dedicata all'architetto Charles René Mackintosh e alla moglie artista Margaret. Questo architetto non ha realizzato tantissime opere, ma ha avuto davvero una notevole influenza. Il suo stile era un mix tra idee moderniste e influenza orientale. Per riassumervi molto la sua filosofia, gli interni di una casa devono essere qualcosa di artistico, ma allo stesso tempo devono essere funzionali e costruiti intorno alla persona. Questi sono alcuni dei progetti commissionati all'architetto. Devo dire che l'influenza orientale si nota particolarmente. Pur essendo pieno di particolari, questo arredamento dona una straordinaria sensazione di calma. Ogni oggetto è pieno di particolari e decorazioni. Anche il caminetto è decisamente particolare. Guardate la particolarità di questa finestra coordinata con l'arredamento sottostante. Questa non so a voi, ma a me non piace per niente. Come vedete anche oggi, anche se non sono in un castello, facciamo sempre un sacco di scale. Questa è una soluzione strana ma interessante. Lo stile di questo architetto non mi piace particolarmente, però penso che vedere cose diverse dai propri schemi e gusti sia sempre una cosa molto positiva. Dopo sono andato a vedere l'altra parte della galleria. Devo dire che mi piaceva di più il vecchio edificio del museo. Come si legge qui, è stato nel 1807 il primo museo pubblico di Scozia.
Questa parte del museo non l'ho trovata molto interessante, però questa scritta mi piace molto. Finalmente qualcuno ha capito cosa significa programmare. E questa che vedete qua è la Macintosh House, ma da fuori. Non devo fare molta strada per arrivare all'Università di Glasgow. All'interno dell'università c'è il museo che voglio vedere. Il cortile interno di questa università è veramente bellissimo. L'Università di Glasgow è anche la quarta università più antica del Regno Unito. Vi dico una curiosità per chi fosse interessato a studiare nel Regno Unito. Le università in Scozia costano meno. Se non fosse per le luci, mi sembrerebbe di essere in un film. Prima sala dedicata alla storia più antica e in particolare, come avrete notato dalle colonne, troviamo un po' dell'Impero Romano. L'entrata di questa sala, con questo piccolo scheletro nel mezzo, colpisce particolarmente. $345 milioni d'anni fa, non male. Chi non lo conosce? Per sopravvivere con questo abbigliamento doveva essere davvero dura. Vediamo un po' cosa c'è al secondo piano. Un generatore di corrente elettrostatica del 1883, il primo di questo tipo. Davvero stupefacente, non riesco a capire come questo marchingegno potesse risolvere equazioni matematiche. Vista con contrapposizione tra moderno e antico. Dato che i musei precedenti non mi hanno stancato abbastanza e per un po' di tempo non vedrò musei, ho deciso di andare a vedere un altro museo. Inoltre questo museo era molto vicino e per arrivarci ho fatto una bella passeggiata in mezzo a un parco. Dopo questa passeggiata vediamo com'è questo Kelvin Grove. Anche qui un po' di storia di tutti gli animali. Se vi piace la scienza e la natura, questo museo fa per voi, è veramente, veramente bello. Una bella esposizione con tantissime cose interessanti. Anche se non sono in una chiesa, qua c'è un organo enorme. Sarebbe bello sentirlo suonare. Ho preso un caffè 5 minuti fa e spero davvero di essere pronto per un'altra ala di questo museo. Ogni ala di questo museo è molto interessante, ma la stanchezza devo ammettere che inizia a farsi sentire. Per essere un palazzo del 1900, questo edificio lo trovo davvero bello. Queste facce appese così sono particolari, ma anche un po' inquietanti. Questa è una sorpresa, la parte dietro è più bella della parte frontale. Quando ero lì ho pensato che la parte posteriore dell'edificio fosse più bella della parte frontale. Mesi dopo ho scoperto che esiste una leggenda popolare su questo edificio. La leggenda
narra che l'edificio fu costruito nel verso opposto e che quando l'architetto lo vide si suicidò. Ovviamente questa è solo una leggenda, ma probabilmente abbiamo avuto lo stesso pensiero in molti. Non posso andare via da Glasgow senza andare a vedere prima un po' il centro. Questa non è una semplice cabina telefonica, ma qualcosa di un po' diverso. Eh sì, questa, anche se è rossa, non è proprio una cabina telefonica. Veniva utilizzata dai cittadini per chiamare direttamente la polizia o veniva usata dalla polizia stessa per compilarci dentro moduli, farci pausa pranzo o tenerci addirittura qualcuno di appena arrestato. Anche se è quasi un mese che sono nel Regno Unito, è la prima volta che ne vedo una. Come vedete anche qui la piazza principale di Glasgow è addobbata per Natale. Mi piace molto il Natale, ma mi dispiace non poter vedere per bene George Square. Questo qua davanti invece è il memoriale ai cittadini di Glasgow caduti durante la prima e la seconda guerra mondiale. Una curiosità su questa piazza: nel 1919 ci fu qua quello che fu chiamato Black Friday. A differenza del Black Friday che la maggior parte delle persone conoscano, questo fu davvero un venerdì nero. Ben 20.000 lavoratori in sciopero si scontrarono contro le forze della polizia, che fu costretta a chiedere l'intervento militare. In sintesi, quello che successe in questo evento lo riassume un altro nome di questo giorno, cioè Bloody Friday o venerdì di sangue. Dopo una visita a questo centro commerciale ho comprato qualcosa da mangiare e sono tornato all'ostello. Comunque anche questo episodio finisce qua. Nel prossimo episodio andrò molto più a nord, in un paese dove è stato girato un film diventato famoso a livello planetario e che piace molto ai bambini. Se avete capito di che film sto parlando, scrivetelo nei commenti. Se il mio racconto di Glasgow ti è piaciuto, lascia un like al video. Se vuoi continuare a seguire le mie avventure, iscriviti a questo canale cliccando qua sotto. Io, come al solito, vi auguro buona strada a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio.